Cari amici, ben ritrovati. Questo video è diviso in due, una prima parte dove incontro Jovanotti, una seconda parte dove faccio delle mie considerazioni personali su questo bike concert. Cominciamo. Ieri mattina dovevo fare delle ripetute lunghe. Mi alzo, tiro su la persiana, ma è tutto buio, nuvoloso, piove. Uffa, non vedevo l'ora di saltare in bici. Poi, nel giro di un paio d'ore, smette di piovere e vengono sprazzi di sole. Felice come una Pasqua, mi cambio e parto sulla bici, contento di fare le mie ripetute in una pista ciclabile che da Carnia arriva a Tarvisio e che sarà completamente vuota. E quindi tutta per me, perché con questo tempo umido, chi vuoi che sia quel pazzo che si mette ad andare in bici? Le ultime parole famose. Guardate tanto per assaggiare un po' queste immagini. Ma ci torneremo. Come detto, imbocco la pista ciclabile a Carnia, faccio partire il cronometro ed inizio a tirare. Mi colpisce un cartello, eccolo. Lì per lì leggo solo piove, senti come piove e la parola Giova o Giovanotti, non so, andavo veloce, non sono stato a leggere. Siccome un attimo prima pioveva, quelle parole mi sono sembrate simpatiche, vista la situazione ambientale, ma non capivo comunque perché qualcuno avesse scritto su un cartone una cosa del genere. Arrivato alla stazione di Moggio, alla stazione vecchia dei treni di Moggio, quella che dà sulla pista ciclabile, ecco quello che è successo. Capisco subito che ci deve essere un qualche personaggio famoso, ed ecco che mi spiego quel cartone incontrato qualche chilometro prima. Porca miseria, penso, qui mi saltano tutti i tempi dell'allenamento. Visto che tanto ormai mi ero dovuto fermare e che lì c'era Jovanotti, decido di fare il bimbo minchia anch'io. Appoggio la bici e mi avvicino per farmi un selfie. Mentre mi avvicino, come vedete, avete visto dalle immagini, Jovanotti parte per il suo giro. Quindi rimonto in sella, lo raggiungo il gruppetto che lo seguiva e lo seguo. Il mio piano era superarlo subito perché, come detto, stavo seguendo i tempi dell'allenamento. Ho pensato di affiancarlo e mentre lo superavo di salutarlo, così contemporaneamente avrei fatto anche un video selfie assieme a Jovanotti. Solo che c'era parecchia gente che lo seguiva, come potete vedere dalle immagini, in maniera molto disordinata. Non so se fossero tutte persone del suo staff o anche altri ciclisti capitati lì per caso come me che dovevano procedere in quella direzione, cioè verso Resiutta. Inoltre c'erano anche due gallerie abbastanza lunghe ed anche attaccate una all'altra, quindi il fatto che si procedesse così disordinati e anche alcuni senza luci sulla bici rendeva parecchio pericoloso stare in gruppo. E anche perché dalla direzione opposta potevano in qualsiasi momento avanzare altre biciclette, quindi bisognava prestare attenzione. Insomma, dopo le due gallerie ho aumentato la velocità, mi sono affiancato e l'ho salutato. Lui mi ha guardato e mi ha detto ciao. Poi finalmente ho schiacciato il tasto del mio ciclocomputer ed ho ricominciato con le ripetute. Altra cosa simpatica, quando sono passato alla vecchia stazione del treno di Resiutta, ho trovato tutti col cellulare in mano, tutti col cellulare puntato sulla strada e quindi verso di me. Per un momento mi sono sentito io la star. Magari effettivamente attendevano il passaggio dell'influencer Lucoral, quello del canale YouTube Lucoral è stato qui, quello con ben 1494 iscritti. Ma poi mi sono detto che sono troppo pochi per essere considerato importante. Ed ora quello che penso riguarda questo concerto definito ecosostenibile o green da molte testate entusiaste online. Prima vi faccio vedere come un ciclista può essere veramente green, ecosostenibile ed amante della natura, senza urlarlo a tutto il mondo, nel suo piccolo, fuori dai riflettori e senza profitti. Ed anche in maniera concreta. Penso che anche salvare solo una di queste creature sia importante. Io lo faccio, mi fermo e le tolgo dal mezzo della strada, dove rischiano di essere schiacciate. D'altronde in una tua canzone, Jovanotti, dici «Noi dobbiamo convincerli che la vita vale, una vita soltanto più di una multinazionale». Specifico che non voglio essere in alcun modo né polemico e né non ho niente contro Jovanotti, anzi, come potete vedere, sino a qualche anno fa lo seguivo assiduamente, quando faceva prevalentemente il rap, con la musica dura, quella senza melodia, quella che fa paura, paura. Oggi ha cambiato un po' genere e sono cambiato pure io, ma come cantante l'ho sempre in simpatia.
Quindi questa cosa di vedere se questo concerto è effettivamente green ed ecosostenibile è solo una mia curiosità che voglio condividere con tutti voi. Per farla breve, ho fatto fare un sacco di calcoli a ChatGPT e a Perplexity per vedere se effettivamente questo concerto poteva definirsi green. Non che mi fidi ciecamente delle intelligenze artificiali, infatti mi hanno dato vari valori diversi, per questo li ho offuscati in questi screenshot, ma su una cosa concordavano, che è poi quella che interessa a noi, ed è la percentuale di emissioni di CO2 risparmiata mettendo a confronto un concerto per così dire normale di Jovanotti effettuato ai laghi di Fusine per 5.000 persone e lo stesso identico preciso concerto dalle stesse identiche caratteristiche con l'unica differenza che l'ultimo tratto doveva essere percorso in bici. Ebbene, l'impatto ambientale secondo ChatGPT è stato minore solamente del 6%, mentre per Perplexity il risparmio di tonnellate di CO2 è stimabile tra lo 0,6 ed il 5% circa. Un incredibile raggio circolare tra ambiente, musica, arte, natura e sostenibilità, come ho letto da qualche parte sul web. Insomma, un incredibile raggio circolare, paroloni che oramai siamo abituati a sentire dalla stampa e dalle televisioni, ma che alla fine non dicono un granché. Tra l'altro i TG hanno riferito che la maggioranza delle bici noleggiate, soprattutto dai fans provenienti da tutta Italia, era elettrica. Ho ipotizzato anche le emissioni di CO2 relative a questo aspetto, che tra l'altro non sono conteggiate nelle percentuali che vi ho detto prima. Jovanotti, mi piace quando fai i video dei tuoi viaggi in bici. Sino ad ora li ho sempre visti tutti, sia quello dove ti vai a fare un viaggio in Nuova Zelanda, sia la serie Non voglio cambiare pianeta. E devo dirti che mi sono veramente piaciuti. Mi piace questo stile e più o meno lo stesso stile dei vari vlog dei miei viaggi che faccio in questo canale YouTube. Per le tue idee strampalate ti hanno definito visionario. Ho tante idee strampalate anch'io, ma a me semplicemente dicono che sono fuori di testa. Senti la mia pazza idea. Il prossimo viaggio in bici che fai di qualche migliaio di chilometri da qualche parte del mondo, chiama anche me nel tuo staff. Ti accompagno volentieri. Oh, paghi tu che io non posso permettermelo. Comunque a me basta solo il cibo, mi bastano solo le calorie da introdurre per produrre l'energia muscolare, e quindi pulita, per girare i pedali. La bici, l'abbigliamento e il resto ce l'ho già, quindi spendi poco. Immagina quante lumachine, quanti bruchi o grilli salveremo dalla strada. Per ognuno di questi facciamo uno short. Immagina le visualizzazioni sui social. Questo, secondo me, per quanto piccolo e magari anche stupido per quello che può sembrare, è un gesto che può aiutare il pianeta e che sarebbe emulato ed amplificato dai milioni di fans che ti seguono. Questo, secondo me, è fare qualcosa di concreto. Se solo ognuno dei tuoi fans salvasse un piccolo animale, pensa il bene per la natura e quanti animaletti salvati. Il nostro viaggio ovviamente non finirebbe più perché ci dovremmo fermare ogni momento, ma saremmo certi di aver aiutato concretamente il nostro pianeta, perché neppure io lo voglio cambiare. E poi immagina la sera in spiaggia, tu con la chitarra, io che non so cantare, tu che non sai cantare, ma entrambi con la passione della bici e la voglia di migliorare il mondo. Dai Jovanotti, ovviamente si scherza. Comunque io mi metto in attesa, aspetto il tuo messaggio per il viaggio. Io penso positivo. Un saluto ecosostenibile da Lucoral.